Ciò che crediamo con tutto il cuore non è necessariamente la verità. Sì, non sempre quello che ricordiamo è vero, ma com'è possibile? Elizabeth Loftus, tramite i suoi studi sulla memoria, venne a conoscenza che si vengono spesso a creare dei ricordi a causa di suggestionabilità altrui, a causa di false informazioni e anche semplicemente per il modo in cui funziona la nostra memoria. La memoria, dice, non funziona come un videoregistratore o una telecamera che riprende e poi ogni qualvolta vuoi puoi rivedere la storia sempre allo stesso modo. La memoria, infatti, viene continuamente aggiornata e modificata. Nel solo atto di ripescare un ricordo dalla nostra memoria, questo viene rielaborato. I suoi studi sono numerosi a riguardo. Uno di questi è stato far vedere della gente registrazioni di incidenti stradali e il solo modo di raccontarlo subito dopo, il dire che vi era un cartello di precedenza rispetto ad uno di stop, convinse la maggior parte della gente a credere pochi minuti dopo di ricordare una cosa diversa dalla realtà. Casi molto più eclatanti e per la quale la Loftus si batte tuttora a riguardo possono essere alcune vicende molto più delicate come le accuse di stupro, dove a causa di situazioni o meno di stress e a causa di traumi che instillano nella mente il processo della repressione dei ricordi, questi vengono riportati alla mente in modo assolutamente alterato e sono la causa di accuse determinanti in situazioni di questo genere. In questi casi, infatti, le testimonianze oculari giocano un ruolo molto importante. Nel caso di una donna che venne stuprata e alla quale furono fatti visionare dei volti di probabili colpevoli, la donna passò da una leggera convinzione a un'assoluta certezza nel condannare un innocente a causa appunto di un falso ricordo. Per questo e per tanti altri casi del genere la Loftus infatti si batte così tanto, per far capire che appunto non bisogna affidarsi a ricordi in questi determinati casi, perché questi possono essere davvero determinanti e condannare la vita di un innocente. A riguardo vi lascio il link in descrizione di un suo discorso in una puntata del famoso programma TED, davvero molto interessante, ve lo consiglio. Daniel Schachter chiama questi e altri casi del genere come peccati della memoria. Tra questi molto interessanti abbiamo i peccati di labilità, in cui appunto la mente tende a dimenticare e ricordare meno chiaramente dei ricordi vecchi rispetto a dei ricordi nuovi. Ma i più interessanti a parer mio sono i peccati di suggestionabilità e di distorsione. Quelli di suggestionabilità riguardano quei ricordi che sono influenzati dal contesto e dal momento in cui vengono richiamati alla mente, in seguito per esempio ad una domanda tendenziosa o in caso di forte stress. I peccati di distorsione, invece, avvengono quando i sentimenti che proviamo e le idee che abbiamo riguardo a una determinata cosa possono influenzarne il ricordo. Per esempio, la nostalgia di un vecchio amico o di un ex partner possono appunto amplificare quelli che sono stati i bei momenti passati insieme a quella persona o addirittura crearne altri da zero. Bisogna fare quindi molta attenzione a riguardo. Il fatto di esserne a conoscenza aiuta già tantissimo a fare attenzione a non affidarsi ciecamente alla nostra buona memoria, che buona è, ma non è infallibile. Schachter infatti considera questi piccoli peccatucci non un difetto, ma un compromesso per avere questa meravigliosa macchina che, nonostante questi problemi, funziona bene per la maggior parte del tempo. Bene, il video finisce qui. Vi metterò sempre in descrizione se riesco a trovare qualcosa di interessante, video o documenti a riguardo, in caso voi vogliate appunto approfondire la cosa. Noi ci rivediamo al prossimo video.